Oggi parleremo di uno dei miei poeti preferiti di sempre, Francesco Petrarca, in un modo un po' particolare, ma prima di addentrarci in questa storia, unica e anche interessante, vorrei fare un piccolo ragionamento. A un certo punto nel postino di Neruda, Troisi dice una frase leggendaria, vera però solo a metà. Praticamente il poeta Neruda all'interno del film lo accusa di avergli rubato una poesia che lui aveva scritto per Matilde e Troisi prontamente gli risponde che la poesia non è di chi la scrive ma di chi gli serve, cioè di chi ne ha veramente bisogno. Questa secondo me è una mezza verità, perché da una parte anche il poeta trae giovamento dallo scrivere la poesia, l'artista crea anche per cicatrizzare alcune delle sue ferite e allo stesso tempo però dà anche il materiale ai comuni, tra virgolette, mortali per esprimersi, cioè dona le parole a chi ne è privo, che poi magari le può utilizzare. Ecco perché poi diventa di chi gli serve, cioè io sono innamorato, come magari lo era anche il poeta all'inizio, e ora ho bisogno di queste parole perché devo dedicarla a qualcuno. Ma io credo che la vera poesia diventi universale, possa servire a tante persone quando nella sua essenza rimane un po' sfocata. Se pensate alle poesie, quelle vere e quelle che sono rimaste nella storia, per quanto molto spesso siano legate all'essenza, alla vita del poeta, rimangono applicabili in tanti contesti. Cioè, per quanto Dante abbia dedicato le sue poesie a Beatrice, in quella sua Beatrice, in quell'incontro che lui descrive a 9 anni, poi a 18, il fatto che lei gli toglie il saluto, tutti noi ci possiamo ritrovare perché in qualche modo rimane generale. Lo stesso vale per la poesia di Montale, Ho sceso dandoti il braccio almeno 1.000.000 di scale, che lui scrisse dedicandola alla moglie che era trapassata da circa un anno, che era fortemente miope al punto tale che il suo soprannome era Mosca. Però noi che la leggiamo non per forza abbiamo al nostro fianco una persona che non vede, possono essere tante le malattie, le difficoltà che la nostra compagna o il nostro compagno può avere che ci permettono di ritrovarci per mimesi all'interno della poesia. Quindi c'è una vaghezza secondo me molto molto importante. Perché vi dico tutto questo? Perché vaga è anche la Laura del Petrarca. Laura del Petrarca che sopravvive, viene descritta da lui nel Canzoniere, che vedete qui in tutta la sua bellezza. La donna sopravvive ai secoli proprio perché questo poeta l'ha descritta così bene, ma nel farlo permette comunque a noi lettori successivi di ritrovare delle similitudini magari con quello che viviamo noi. Questa qui era una premessa importante che ci serve per capire poi quello che vi racconterò ora. Un altro argomento interessante è vedere come gli artisti fruiscano dell'arte, cioè per me è sempre stato bello vedere, che ne so, Kanye West che è appassionato di Akira, oppure Fellini che era appassionato di disegni di Milo Manara che quindi collaborano. Queste cose qui, queste combo, questi incroci sono sempre molto interessanti perché fanno vedere anche che un artista che ha raggiunto il limite, l'apice in un'arte può comunque essere interessato alle altre, che riconosce impossibili da raggiungere, come molto spesso ci sentiamo noi, no? Comuni mortali che in qualche modo fruiscono dell'arte, solo a volte magari si cimentano a produrla, no? Nella maggior parte dei casi uno è spettatore. Questa cosa è avvenuta a Petrarca nei confronti di un pittore che si chiama Simone Martini e che lui incontrerà ad Avignone. Questo pittore viene chiamato da Avignone per decorare la nuova residenza in Francia della chiesa. Quindi il pittore senese Simone Martini si sposta lì, luogo in cui però già c'era Petrarca, perché infatti Petrarca già nel 1312 si sposta da Avignone per seguire il padre notaio e ci starà circa fino al 1337 lavorando per la famiglia dei Colonna, studiando i classici e anche scrivendo. I due si incontrano e Petrarca gli fa una richiesta incredibile, gli chiede di disegnare un piccolo ritratto di Laura. Questa cosa qui, che tra l'altro viene anche raccontata da Giorgio Vasari, che arriva a dire che è grazie a Petrarca se si mantiene il ricordo di questo pittore. Fu dunque quella di Simone grandissima avventura vivere al tempo di messer Francesco Petrarca e abbattersi a trovare in Avignone alla corte questo amorosissimo poeta desideroso d'avere la immagine di Madonna Laura di mano di maestro Simone. Perciò che avutala bella come desiderato aveva, fece di lui memoria in 2 sonetti, l'uno dei quali comincia: per mirar Policleto prova fiso con gli altri che ebber fama di quell'altre, e continua. Succede che Petrarca riceve questo ritratto e gli piace al punto tale che all'interno del Canzoniere troviamo 2 sonetti in cui lui elogia le capacità di questo pittore. I sonetti in questione sono il sonetto 77 e il sonetto 78, che ora vi leggo e vi riassumo brevemente. Per mirar Policleto prova fiso con gli altri che ebber fama di quell'arte 1000 anni, non vedria la minor parte della beltà che m'avea il cor conquiso. Ma certo il mio Simon fu in paradiso, onde questa gentil donna si parte, ivi la vede e la ritrasse in carte per far fede qua giù del suo bel viso. L'opera fu ben di quelle che nel cielo si ponne immaginar, non qui tra noi, ove le membra fanno all'alma velo. Cortesia fe, né
la potea far poi che fu discesa a provar caldo e gelo, e del mortal sentirono negli occhi suoi. Petrarca paragona Simone il Senese, Simone Martini, a Policleto che in realtà non era un pittore, era un architetto che però durante il Medioevo è stato preso a modello di artista massimo, cioè dice che questo artista è riuscito più di Policleto e di altri artisti che sopravvivono nei secoli grazie alla loro arte a ritrarre il viso della sua amata Laura. Ma lui poi aggiunge che questo ritratto non può essere stato fatto in terra, ma lui deve averla incontrata in paradiso e lì, vedendola completamente nella sua naturalezza più totale, nel luogo in cui lei merita di esistere, camminare, vivere, respirare, solo lì può averla ritratta così perfetta, perché l'opera, cioè l'opera, è solo una di quelle che si può immaginare in cielo, non qui tra noi dove le membra fanno all'alma velo, dove il corpo in qualche modo fa da velo all'anima, no? Che l'appesantisce un po'. Cortesia fece e fece un favore mostrarla poi successivamente a noi. Il sonetto successivo parte addirittura citando il nome di questo poeta. Quando giunse a Simon l'alto concetto, che a mio nome gli pose in man lo stile, s'avesse dato all'opera gentile con la figura voce e intelletto, di sospir molti mi sgombrava il petto. Che ciò che altri è più caro a me fan vile. Però che in vista ella si mostra umile, promettendomi pace nell'aspetto. Qui è bello perché Petrarca cita direttamente il nome di Simone il Senese, dicendo che quando a Simone venne l'idea, sotto mio consiglio, sotto mia richiesta, di disegnare il ritratto di Laura, se avesse dato a questa immagine intelletto e la capacità di parlare, mi avrebbe risparmiato tanti sospiri e tanta sofferenza. Anche se poi qui aggiunge che nella vista ella si mostra umile, cioè lui guardando l'immagine le sembra buona e piena di benevolenza, ma poi non parla. Ma poi che io vengo a ragionar con lei, benignamente assai par che m'ascolte, se risponder s'avesse ai detti miei. L'immagine sembra ascoltarlo, ma poi non risponde. Pigmalion, quanto lodarti dei dell'immagine tua, se 1000 volte n'avessi quel ch'io sol una vorrei. Qui cita di nuovo Pigmalione, e qua Petrarca quello che sta facendo è flexare un po' le sue conoscenze classiche. L'abbiamo già visto con Policleto, ora lo sta facendo con Pigmalione. Tutti conoscete il mito delle metamorfosi di Ovidio, in cui Pigmalione, scultore, si innamora di una sua scultura. A un certo punto Afrodite la trasforma in un essere vero che lui può cominciare ad amare, e la stessa cosa qui vorrebbe Petrarca, ma non la riceve, e conclude dicendo: Pigmalione, devi sentirti fiero e contento di poter godere 1000 volte di quella cosa che a me farebbe felice anche una volta sola. A me basterebbe una volta ricevere un amore corrisposto, una dichiarazione d'amore da questa donna che è sì ritratta ma che mi fa così male. Di questo ritratto sfortunatamente non è rimasta traccia, ma questa qui non è l'unica richiesta che Petrarca farà al pittore, perché gli chiederà anche di disegnare una miniatura, una sorta di disegno acquarellato nel manoscritto appartenente appunto al poeta, che racchiude tutte le opere di Virgilio, chiamato oggigiorno il Virgilio Ambrosiano. È interessante perché questo è proprio il testo appartenuto a Petrarca, che comunque sopravvive oggi, nella quale lui leggeva gran parte delle opere di Virgilio, e poi c'era anche per esempio l'Achilleide di Stazio. Se siete curiosi è proprio lì che viene detto del tallone di Achille. La bellezza del manoscritto sta anche nel fatto che Petrarca ci ha aggiunto tantissimi commenti postili all'interno, e si narra la leggenda, che a me piace immaginare, che lui sia espiato, morto proprio mentre lo leggeva. Quindi lui gli chiede questo disegno che vi mostro e che vi descrivo brevemente. La pagina miniata, certamente ideata da Petrarca, mostra il commentatore latino Servio che, scostando una tenda leggerissima, svela il poeta Virgilio, togato e coronato dall'oro. Sullo sfondo di un paesaggio di campagna il sommo poeta è raffigurato sdraiato accanto a 3 alberi che alludono alle sue opere maggiori, con un libro aperto sulle ginocchia e una penna in mano, mentre volge lo sguardo al cielo da cui sembra cogliere l'ispirazione poetica. E i 2 cartigli che separano la scena superiore da quella posteriore terminano con questi 2 versi: Mantova generò Virgilio, ovviamente scritti in latino dal Petrarca, che creò simili cose con la poesia; Siena Simone, che le dipinse con la sua mano. Quindi di nuovo torna questo nome che vuole essere così tanto ricordato da Petrarca. Questa cosa qui mette anche in evidenza un argomento che oggi sfiorerò semplicemente, cioè il rapporto tra pittura e poesia, che viene tantissimo citato e analizzato, e Petrarca è uno dei primi. La pittura vista come poesia silente, la poesia invece vista come pittura parlante, verrà portato avanti da tantissime figure eminenti come Pio Tarentino, Leon Battista Alberti, Leonardo da Vinci e lo stesso Petrarca, che già nel 300 inizia ad abbozzare questo legame. Per concludere però, perché vi ho raccontato tutta questa storia partendo dal ragionamento iniziale? Perché leggendo la storia dell'arte di Gombrich ho scoperto una cosa incredibile. Questo ritratto, elogiato così tanto da Petrarca, al punto tale che dice che deve essere per forza
stato fatto in paradiso, in realtà non era così somigliante alla donna. Cioè ci viene raccontato dal Gombrich stesso che in quel periodo i ritratti non avevano l'intenzione di assomigliare perfettamente alla donna che veniva ritratta, ma erano una sorta di abbozzo nella quale poi il poeta poteva ritrovare la sua amata. È un po' come quando durante la guerra si avevano delle foto che magari erano neutre di persone che non nemmeno conoscevi, che però per te diventavano simbolo della tua donna amata. E lo stesso capitava con questo ritratto di Petrarca, che non doveva essere così somigliante ai tempi al vero volto di Laura, ma, e qua ci ricolleghiamo al discorso iniziale, era proprio quello sfumato, quello spazio libero a permettere a Petrarca di ritrovare ciò che voleva all'interno di questo volto, di questo viso, di questo ritratto. Ecco perché poi si collega a quello che accade a noi che leggiamo invece il canzoniere. Proprio perché Petrarca ha scritto queste poesie in un modo sfumato, descrivendo però un amore così universale, permette a noi nei secoli successivi di ritrovarci il volto della nostra amata, un po' come lui faceva con il dipinto di questo pittore. Questo sfumato, questa imprecisione nella precisione più assoluta, perché poi all'interno del canzoniere troviamo rime, composizioni molto complesse che arrivano addirittura a essere doppie sestine, permette comunque a chiunque lo legga di ritrovarci un pezzo della propria vita. Ecco perché, e ricito Troisi, la poesia vera non è di chi la scrive basta, ma anche di chi serve. Ma per servire a tanti deve sì descrivere qualcosa di molto specifico, ma farlo in un modo generale e universale. Ecco perché alcune poesie ci colpiscono così tanto, perché ci permettono di ritrovare pezzi della nostra vita, volti che abbiamo visto noi all'interno degli occhi che Petrarca ha descritto con le parole che invece Simone Martini ha disegnato per lui, ma a quanto pare anche per noi.